un po' di cattiveria in più si può avere. Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale, e oggi parliamo di una racchetta che sicuramente è vendutissima e so che a molti di voi piace. Bull Paddle Vertex 03 CMF, versione comfort, ma soprattutto la versione facile di Vertex 03, che è una pala vendutissima da parte di Bull Paddle, e lei è la versione sponsorizzata da Martin Di Nenno con delle specifiche un po' diverse rispetto alla Vertex 03 Top. Anticipo, io preferisco nettamente Vertex 03, ma lei comunque può aver senso perché ancora non ha sviluppato tantissima tecnica, ma comunque anche per coloro che vogliono una racchetta sicuramente non rigida, che sia chiaramente a forma a diamante, con un bilanciamento alto e con un peso consistente, perché lei rispetto alla sorella H03 Comfort che vi ho già presentato qui sul canale ha un peso più alto, 365-375 grammi, lei nello specifico è 370-371, quindi siamo nel mezzo, e sempre differentemente rispetto alla H03 CMF qui abbiamo una finitura chiaramente ruvida sul piatto, che so che vi piace tanto, ed effettivamente diciamo aggiunge qualche contenuto almeno sulle CMF, dove forse lei è un po' preferibile rispetto ad H03 CMF, ma tra le top ancora una volta vi ricordo che io preferisco H03 a Vertex 03. E ovviamente abbiamo detto che è una diamante, quindi bilanciamento alto, peso relativamente alto, ma sviluppo di inerzia non è tantissimo, è una racchetta che comunque si muove abbastanza bene, meno di H03 CMF, tuttavia devo dire che lei condivide tantissimo con Vertex 03, e proprio differentemente dalla serie H dove c'è una differenza comunque di importanza in mano di telaio, qui invece si hanno praticamente un po' le stesse specifiche base tra lei e la versione top, e questa è una buona cosa, quindi lo stesso telaio proposto un po' più elastico oppure un po' più rigido. Lei è quella più elastica perché ha le facce in Fibrix, ovvero un misto fibra di vetro fibra di carbonio, un po' più fibra di vetro, e sempre con il multi-EVA all'interno, quindi leva in 3 strati. Al cuore abbiamo la React Channel, lo vedete, quindi che si apre al centro per irrigidire la struttura, e abbiamo l'aggiunta sostanzialmente di questi 2 rinforzi centrali che vanno a dare una mano in termini di stabilità. Non solo, perché poi al manico abbiamo una buona misura, un grip un po' cedevole, ma soprattutto un fondello diverso rispetto a quello della serie top, laddove il laccetto qui esce dal centro e quindi diciamo che anche la struttura è anche più tonda, e preferisco questo al fondello di Vertex 03 e di H03 Top. E al solito bracciale chiaramente con logo ricamato Bull Paddle, che voi tanto apprezzate. A me non piace il bracciale perché tende comunque a far sudare sempre un po' di più, ma a voi piace, c'è e fa il suo lavoro. Ultima nota tecnica va fatta per quanto riguarda il protettore, che è qui è tutto in un pezzo. Il Metal Shield qui è semplicemente un protettore verso la testa, non è possibile applicare, qui facciamo una correzione anche rispetto al video dell'H03 CMF, i pesi aftermarket, perché non ci sono gli alloggiamenti. Tuttavia i pesi aftermarket di Bull Paddle sono adesivi, per cui se volete sperimentare potreste farlo, ma in realtà l'unico spazio utile per mettere il peso in maniera sicura sarebbe questo, e in teoria già c'è una serigrafia al centro satinata che non permette l'aderenza giusta, diciamo, del collante sulla superficie, ma al solito per customizzare basta mettere un copritesta adesivo e si realizza in sostanza un custom con una decina di grammi, che si sarebbe aggiunto con le 3 placche del custom weight system di Bull Paddle. Peccato, perché comunque quel sistema permette di decidere quanto peso montare, quindi ogni pezzettino sono 3 grammi e quindi è possibile avere anche una via di mezzo tra i vari custom, e probabilmente questa racchetta l'avrebbe meritato. Tra un poco vi dico il perché. Allora vediamo come va in campo questa Bull Paddle Vertex 03 CMF 2022. Partiamo col dire che non è una racchetta rigida, è una racchetta che ha un tocco medio blando, che fa corrispondere a questo tocco medio blando una discreta potenza gratuita. È una pala che ad esempio rispetto ad H03 CMF funziona ad un ritmo leggermente più alto, per cui H03 CMF è un po' più facile rispetto a lei è un pizzico oltre, quindi ha ancora una via di mezzo tra una Vertex, una H03 e la H03 CMF, è un po' più di una H03 CMF per via del peso maggiore e della minore maneggevolezza, che significa anche un po' più di sostanza. Tuttavia ha un punto dolce più piccolo rispetto ad H03 CMF, in assoluto non è un punto dolce
dolce piccolissimo, ma è comunque un punto dolce contenuto. È una diamante un filo più elastica e pertanto si presta ad un gioco misto che sia dal fondo, laddove i recuperi non sono male, tuttavia bisogna dare qualcosa di braccio per farla spingere un po', ma si comporta meglio sulla rete in maniera un po' più definitiva rispetto ad H03 CMF, laddove comunque il bilanciamento alto con un peso consistente regalano una palla non male. Sicuramente non è una pala da sfondamento, ma è una pala molto completa. Si potrebbe dire una pala da giocatore di destra aggressivo o anche da giocatore di sinistra un filo più conservativo che magari bada più alla volée che non allo smash assoluto. Tuttavia diciamo da subito che gli smash non sono male, lo smash dritto per dritto ha un buon funzionamento, ha una buona potenza, meglio lo smash and kick perché comunque la superficie fa il suo lavoro e calcolando la forza da darle, lei ha un po' di spinta da darti a livello medio-alto, quindi senza forzarla del tutto comunque ti consente una buona uscita di palla e uno smash and kick che comunque si fa apprezzare. Non è uno smash and kick sicuramente a livello delle sorelle più grandi H03 e Vertex 03, però per essere una pala che comunque ha della fibra di vetro sulle facce devo dire che spinge piuttosto bene. Non aspettatevi quindi la prestazione di Vertex 03 né quella di H03, ma lei comunque è un prodotto più facile, è una racchetta di secondo me livello medio-alto che funziona piuttosto bene per chi vuole appunto un combinato di gioco che riesce ad alternare sia un gioco di mano sia un gioco di braccio. Ripeto, lei dal punto di vista dell'uscita di parete non è niente male, bisogna darle qualcosa di braccio ma comunque ha controllo, ha una buona dose di controllo anche. La sensazione di impatto invece è un attimo un po' più confusionaria, è indubbiamente meno diretta rispetto alle top di Bull Padel ed è un po' più ovattata. Questo è un dato che non mi è piaciuto particolarmente perché comunque la palla tende a fermarsi nel piatto ma non è un impatto comunque eccessivamente comunicativo. Avrei preferito qualcosa in più in termini di fibra di carbonio, magari sempre in forma mista, e sapete che comunque anche con la Euro Pro che vi ho presentato tempo fa mi piacciono comunque le soluzioni. Lei fa entrare la palla ma non ha quella immediatezza di sensazione ad esempio di H03 e per questo tendo a preferire comunque le top di Bull Padel, ma comunque ha senso. E per un giocatore intermedio avanzato che cerca una prima pala a diamante seria che possa essere ancora un oggetto con il quale alternare gioco a destra e gioco a sinistra o che comunque non sia troppo invalidante nel gioco a parete giocando anche solamente a sinistra, lei comunque il suo lavoro lo fa piuttosto bene. Quello che non mi piace ad esempio nel gioco a parete è il fatto che comunque nelle uscite sia un po' poco energica, bisogna accompagnarla molto. Mi piace invece il fatto che abbia controllo e che indirizzi la palla molto bene anche con lo spin, questo dal fondo bisogna riconoscerglielo e lo fa piuttosto bene. Quindi una diamante che dal fondo sa dare qualcosa più in termini di controllo che in termini di uscita di palla, mentre quando si va verso la rete si apprezza comunque una volée molto precisa, sicuramente immediata, le manca qualcosina in termini di spinta e di uscita ecco sulla volée, ma ritengo che sia una bella nave scuola per coloro che vogliono appunto una diamante che sia più controllata nelle sue manifestazioni, nelle sue uscite ecco, e indubbiamente dal punto di vista del controllo ti permette di gestire molto bene la volée e in generale i colpi al volo. Infatti anche le bandegas si sfruttano davvero molto bene con tanto controllo e il fatto che non sia reattiva ti permette di accompagnare la palla in maniera anche più energica senza paura che scappi. Per questo la ritengo una pala che possa veramente traghettare gli utenti dal mondo degli intermedi al mondo degli avanzati, quindi per chi cerca appunto una diamante che sia lì un po' nel mezzo è assolutamente utile, come può essere utile per un giocatore avanzato che cerca una diamante non rigida di impatto, perché comunque è una CMF, una comfort e comunque il comfort ce l'ha, lo dimostra e l'impatto non è mai troppo rigido, è un medio blando, mettiamola così. Personalmente preferisco soluzioni che abbiano più personalità dal punto di vista dell'uscita, soprattutto laddove riscontro una forma a diamante, quindi amo e sono abituato a racchette dove il full carbon chiaramente mi regala una maggiore uscita di palla e un'entrata più veloce ecco sui colpi. Lei entrando veloce non reagisce benissimo, vuole un attimo più di mano sui colpi e bisogna ricordarselo. Tuttavia permette un gioco piuttosto completo, piuttosto aperto ecco dal punto di vista sia del gioco a parete sia del gioco al volo, ed anche come detto sugli smash si comporta abbastanza bene, per cui la ritengo una diamante molto completa ed interessante per coloro che ancora cercano giocabilità in una pala che comunque abbia delle proporzioni serie, perché comunque dal punto di vista del peso e dal punto di vista del bilanciamento lei è abbastanza consistente, non è la più consistente, non arriva alla consistenza ad esempio delle diamante made in Spain che si sentono sempre più massicce in mano, lei indubbiamente è più maneggevole, ma quella maneggevolezza fa anche capire che c'è minore massa in generale e quindi minore
prepotenza generale sui colpi. Vertex 03 ad esempio compensa con la faccia full carbon e quindi mantiene sempre una buona maneggevolezza più o meno simile alla sua, ma è più esplosiva. Lei è un po' più da controllo, un po' più da comfort e un po' più facile, ecco. E ripeto, è un'ottima nave scuola per coloro che vogliono una prima pala seria a diamante che non sia eccessiva nelle sue manifestazioni. E allora perché comprarla e perché no? Mi sembra piuttosto chiaro, la comprerei perché ha un buon controllo per essere una diamante, perché non è invalidante, perché non è troppo pesante in mano, ma è comunque una pala abbastanza seria che non richiede mai troppo per funzionare a dovere e per fare il suo lavoro. E il suo lavoro in effetti lo fa bene. Dare comfort è il suo principale obiettivo e lo fa, e a questo va ad aggiungere comunque una bella giocabilità e una prestazione che non è niente male. Non la comprerei perché secondo me le manca un po' di cattiveria, però bisogna anche individuare qual è il range di utilizzo di questa pala. Questa pala non è una pala da giocatore avanzato, da giocatore navigato, a meno che non si abbia comunque la volontà di avere un telaio che volutamente va più verso il controllo che verso la potenza assoluta e soprattutto verso la facilità, ma comunque non ha la potenza di Vertex 03 né di Hack 03, che torno a dire preferisco per tipologia. Siccome lei ha più o meno le stesse proporzioni fisiche di Vertex 03, personalmente preferisco Vertex 03. Però è anche vero che lei costa 100 euro meno rispetto a Vertex 03, il portafoglio può fare la differenza, ma soprattutto la destinazione di utilizzo può fare la differenza. E se non cercate una pala con cui fare i buchi per terra, ma che abbia comunque una buona potenza, lei comunque il suo lavoro, ripeto, lo fa piuttosto bene. E allora andiamo a vedere i voti di questa Vertex 03 CMF 2022. Bene ragazzi, io vi ho presentato lei Vertex CMF 2022, vi ricordo che è disponibile presso il mio partner padelguru.it, dove avete uno sconto ulteriore del 5% aggiungendo al carrello il codice FabioPadel tutto maiuscolo, e lo potete utilizzare tutte le volte che volete su qualsiasi prodotto, tranne che non sia in outlet, attenzione. E vi ricordo di iscrivervi al mio gruppo Telegram Padelisti Negati, dove ogni giorno chiacchieriamo di padel e dintorni, e chiaramente ha un aspetto goliardico, per cui se entrate in questo gruppo, mi raccomando, la prima cosa è l'autocritica, la seconda cosa è l'autoironia, la terza cosa è l'amore per il padel. E vi aspetto nel gruppo quanto prima. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like a questo video, perché più cresce questo canale più posso portarvi cose belle come questa Bull Padel Vertex 03 CMF 2022 e tutto ciò che vedrete ancora nel canale, e ne vedrete delle belle. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.